Cioè tutti gli uomini che non vogliono impegnarsi fanno innamorare follemente le donne che vogliono una relazione seria. Questo perché capita? E capita per un motivo, uno dice, ma come dire, vai a cercarti la cosa che non vuoi. Perché capita questo? Perché tu vai in farmacia e gli chiedi il filone di pane e vai in panetteria e gli chiedi l'aspirina, dici, no, non avrebbe senso, no? Uno deve andare in farmacia e chiedere l'aspirina e in panetteria chiedere il pane, e invece no. Questo vale per un principio molto strano, che però è un principio che governa la nostra mente umana, il principio della distonia, cioè del fatto che se noi vogliamo a livello logico qualche cosa, è probabile, non è detto che accada, in tutte le persone che non sono realizzate però accade, che la nostra parte più nascosta, la nostra ombra, la nostra parte emotiva vuole il contrario, perché il contrario di quello che tu vuoi a livello logico è quello che ti dà emozione. Cioè, se io a livello logico voglio, come dire, una donna tutta casa e chiesa, una donna istituzionale, è ovvio che quella che mi dà emozione è quella trasgressiva. E quindi la mia parte emotiva di quelle istituzionali non mi farà innamorare, ma mi farà innamorare di quelle trasgressive. E lo stesso discorso ovviamente avviene per le donne. Quando tu vuoi una relazione seria, mettere su famiglia, avere dei bambini magari, ti innamori di chi? Di un libertino incallito che non ne vuole neanche sapere lontano un chilometro di mettere su famiglia, non ne vuole sapere assolutamente di avere una relazione stabile, ma anzi, come dire, ti usa, ti getta e poi se ne va a cercare un'altra. E qui scatta la cosa fondamentale, che tu non è che a quel punto lì dici, boh, ho sbagliato, è andata male, avanti un altro, ne cercherò un altro migliore. No, a quel punto lì ti accanisci, vuoi quello. Vuoi quello. Lui ti tratta male, sparisce, si fa vedere ogni tanto, ma tu lo vuoi. E dai una giustificazione al tutto, e la giustificazione qual è? Beh, ma io lo amo. Dai la giustificazione, io lo amo. E con questa giustificazione, che non è logica, non è razionale, perché come fai ad amare uno che è il contrario, che fa il contrario di quello che tu vorresti? E non ti rendi conto che lo ami proprio per quello. Lo ami proprio per questo motivo, perché non ti dà nulla di quello che tu vorresti, ti dà esattamente il contrario e questo ti fa innamorare follemente, ti fa entrare in uno stato di estasi, ti fa entrare in uno stato di emotività molto forte. E allora, e però questa emotività molto forte la paghi a caro prezzo con la sofferenza, col fatto che soffri come un cane, soffri proprio, perché è ovvio che tu ti identifichi, noi ci identifichiamo con la nostra sfera logico-razionale. E per la sfera logica 2 più 2 fa sempre 4, solo 4, e tutto quello che gli viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo butta nel cestino. Quindi la parte logica sa benissimo che, come dire, quella persona lì non soddisferà mai le sue esigenze di mettere su famiglia, di crearsi un nucleo familiare, di avere una relazione sentimentale stabile. E allora soffrirà. Noi identificandoci con una parte logica sperimenteremo sofferenza. Però quest'altra parte dentro di noi, più forte di noi, ci spinge inesorabilmente invece verso questa persona. Gli altri, quelli che sarebbero disponibili a realizzare i nostri sogni, non li prendiamo in considerazione, non li vediamo neanche, non ce ne innamoriamo, ma ti innamori proprio di quello lì che è il, come dire, lo stronzo selezionato. E allora cosa fare? Bisogna partire da se stessi, bisogna imparare a diventare gli artefici della propria emotività, dare emozioni alla parte emotiva, emozioni che tu dovrai decidere di dare, anche emozioni trasgressive, per poi rivolgerti alla situazione istituzionale, chiedere alla parte emotiva di farti comunque coinvolgere con una persona istituzionale e quindi
Poi cercare, una volta che tu hai dato emozione alla parte emotiva, si inizierà a creare una alleanza. Si inizierà a creare un'alleanza con la sfera emotiva. Un'alleanza con la sfera emotiva inizierà a crearsi tu, eh, quando tu praticamente un'alleanza con la sfera emotiva inizierà a crearsi quando tu inizierai a dare emozioni deliberatamente e quindi la parte emotiva non ti giudicherà più come una persona che cerca di precludergli le emozioni. E allora cercherà di soddisfare le tue esigenze e smetterà di farti innamorare di quello del libertino e inizierà a farti innamorare delle persone che anche loro vogliono una relazione stabile, una relazione seria, in modo tale che insegnerai alla tua parte emotiva a nutrirsi di positività, a nutrirsi di emozioni positive, di gioia, di piacere e smetterla di andare a nutrirsi di emozioni negative, quali sono la sofferenza, quali sono l'abbandono, quali sono il rifiuto, la disistima in se stessi, il senso di essere inadeguati come donna o come femmina. E tutto questo però richiede che in un'epoca di astronauti noi iniziamo a diventare entronauti, cioè iniziamo a guardare dentro noi stessi, a fare un viaggio all'interno della nostra parte emotiva, conoscerla, capirla, comprenderla e gestirla, pilotarla, coinvolgerla su situazioni che ci possono dare veramente il benessere, il piacere e lo stare bene. Questo è davvero importante. Se impariamo, cioè se le donne in questo caso imparano a mettere in atto tutta una serie di strategie comportamentali, possono ottenere veramente dei benefici molto grandi, possono ottenere veramente dei benefici importanti per la loro vita. E quindi smettere di essere innamorate proprio della persona che non gli dà niente. Però, ripeto, per poter fare questo bisogna iniziare a viversi delle emozioni. Un'emozione interessante che ci si può vivere è proprio quella del desiderare senza possedere. Io mi rendo conto che questa persona con la quale interagisco non è la persona giusta per me, è una persona che mi fa soffrire, è una persona che mi tratta male, è una persona che mi genera stati di ansia, stati di tensione, stati di negatività. E cosa faccio io per, diciamo, come dire, staccarmi? Inizio a darmi un'emozione, l'emozione del desiderare questa persona senza possederla. È come dire, anziché darmi l'emozione di mangiare un, una torta che so che mi fa male perché mi genera, mi fa ingrassare, mi godo l'emozione del guardare la torta, desiderarla e non possederla. È il fiore non colto quello che dà emozione, anche da un punto di vista di relazioni. E comunque, se tu hai una relazione con una persona e vai subito lì a, come dire, ci provi, magari lei ci sta, e dire, finisce subito lì la cosa. Tu no, anche se lei ci sta, tu ti dai l'emozione del corteggiarla, del fatto che non ci stia, lo fai tu, lo fai, se non lo fa lei, lo fai tu, ti dai questa emozione del desiderare. E questa emozione del desiderare è un'emozione che è molto, molto piacevole, molto interessante, è un'emozione che ci può dare, diciamo, può creare un'alleanza tra noi e la parte emotiva, può farci diventare veramente, entrare veramente in sintonia con la nostra parte emotiva. E questa è la cosa più importante della vita, è veramente quella di entrare in sintonia con la nostra parte emotiva, perché dentro di noi ci sono enormi risorse che noi possiamo scoprire, possiamo utilizzare per stare bene. E quindi nel momento in cui la nostra parte emotiva inizia a capire che comunque agiamo per fargli vivere delle emozioni, agiamo per fargli vivere delle tensioni emozionali, inizierà a coinvolgersi con noi e la vita apparirà diversamente perché interpreteremo i significati in modo diverso. Li interpreteremo attraverso una lente di emozioni di piacere e non più attraverso
la solita lente di emozioni e di sofferenza e la nostra vita cambierà, si trasformerà in meglio, in una vita più appagante, significativa. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!